Yes. Do you solemnly swear the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes, I do. Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. «6 luglio 2019. È necessaria un'operazione segreta congiunta dell'FBI e del New York Police Department per arrestare il latitante e condannato molestatore sessuale Jeffrey Epstein il sabato sul piazzale dell'aeroporto di Teterboro, nel New Jersey. Nello stesso momento, un martello viene usato per sfondare l'ingresso della sua enorme casa di New York, del valore di 77 milioni di dollari. La polizia recupera centinaia, forse migliaia, di immagini di giovani ragazze nude. Il caso Epstein appare già come uno dei più eclatanti di abuso minorile organizzato nella storia moderna. Epstein è, senza dubbio, l'individuo più ricco su qualunque registro di molestatori sessuali negli Stati Uniti. Nella sua scheda di registrazione sono elencate le seguenti residenze: la sua isola privata di 70 acri a St. Thomas, nelle Isole Vergini, il suo appartamento a Parigi in Rue Foch, una delle zone più costose al mondo, la sua tenuta a Palm Beach, del valore di 15 milioni di dollari, la sua casa in città a New York, del valore di 77 milioni, un regalo del fondatore di Victoria's Secret, Leslie Wexner, e il suo castello tenuta nel New Mexico, del valore di 10 milioni di dollari. Poi un'altra isola nelle Isole Vergini, Great St. James. Epstein l'ha acquistata nel 2016 per 18 milioni di dollari e vi stava sviluppando attivamente e senza permesso un complesso ancora più grande sui suoi 165 acri. Per quanto riguarda i veicoli, sono elencati 2 jet Gulfstream, 2 elicotteri, 9 Mercedes-Benz, 3 Cadillac Escalade, 3 Harley Davidson, una Bentley da 375.000 dollari, un jet ski e altri beni assortiti. Ha intrattenuto presidenti americani, principi, accademici d'élite, CEO di aziende e altri VIP del mondo dello spettacolo e della moda. Le sue presunte vittime erano minori, spesso economicamente svantaggiate, fuggitive o orfane, dalla sesta elementare alle scuole superiori, e i suoi presunti crimini si estendono per diversi decenni. Le sue vittime probabilmente sono centinaia, se non di più. Ma chi è Jeffrey Epstein? Perché è così ricco e potente? Ma soprattutto, come è stato possibile il suo suicidio, o presunto tale, in carcere? Jeffrey Epstein nasce a Brooklyn il 20 gennaio 1953, da una famiglia ebrea. Sua madre Paula è casalinga, mentre suo padre, Seymour, lavora per il Dipartimento dei Parchi di New York come giardiniere. Ha un fratello minore, Mark, detto Puggy. Ha un talento per la musica ed impara a suonare il piano a 5 anni. Cresce durante gli anni 50 e 60 nel quartiere Lafayette, intorno a Coney Island, e frequenta la Lafayette High School, ora chiusa, una scuola superiore proletaria. Si diploma all'età di 16 anni, con 2 anni di anticipo. Uno dei suoi compagni, Filthy Rich, lo ricorda come un ragazzo grasso, con capelli ricci e una risata alta e giocosa. Si iscrive quindi al college, alla Cooper Union, che frequenta fino al 1971, anno in cui passa al Courant Institute of Mathematic Sciences, presso la New York University, ritirandosi nel 1974 senza laurearsi. Non è chiaro perché Epstein abbia frequentato 2 diversi college senza laurearsi. Nel 1974, a soli 21 anni, inizia a lavorare come insegnante di fisica e matematica presso la Dalton School, nell'Upper East Side di Manhattan, pur non avendo conseguito una laurea universitaria. Un'urgente necessità della Dalton, o come sostengono alcuni, la falsificazione del curriculum, gli consentono di ottenere il posto. A differenza delle scuole pubbliche, va notato che una scuola privata come la Dalton non richiede che i suoi insegnanti abbiano una licenza o un certificato di insegnamento dello Stato. La Dalton School è una delle più stimate scuole preparatorie di New York, che, come gran parte del resto del paese, negli anni 70 è nel mezzo di una guerra culturale. Gli studenti della Dalton School provengono da alcune delle famiglie più ricche degli Stati Uniti, a differenza di quella di Epstein, e questa per lui diventa un'occasione. Avanza senza paura è il credo della Dalton School.
Da giovane proveniente da un quartiere operaio di Brooklyn, dotato di un forte accento di Brooklyn, Jeffrey Epstein, alla Dalton, deve fare un rapido apprendistato per potersi mischiare all'alta società. Epstein, nel 2003, su Vanity Fair, verrà definito il talentuoso Mr. Epstein, tracciando un parallelo con il personaggio interpretato da Matt Damon nel film del 1999 Il talento di Mr. Ripley, dove Tom Ripley si insinua nell'alta società attraverso l'inganno e la falsificazione, e suonando molto il piano. A dimostrazione di ciò, il numero di aprile 1974 di The Daltonian, il giornale della scuola, il primo musical genitori-insegnanti della memoria recente, sottolineando che il signor Epstein si è dimostrato un vero virtuoso al piano. Nel frattempo la scuola, che era stato un rifugio progressista per i figli degli artisti e degli scrittori, sta subendo un cambiamento sotto un nuovo preside, Donald Barr, che applica un rigoroso codice di condotta. In una scuola nota per la creatività, gli amministratori proibiscono i jeans e i costumi bizzarri ed eccentrici. Barr stesso si descrive come lo zar della scuola. Tuttavia la scuola continua ad attirare famiglie di fama. Epstein sfida i limiti del rigido codice di abbigliamento della scuola, gironzolando per i corridoi con un cappotto di pelliccia, catene d'oro e una camicia aperta che lascia il petto scoperto. A scuola Epstein è conosciuto come un insegnante giovane e carismatico, che a volte agisce più come un amico che come un insegnante. Ma alcuni studenti non sono dello stesso avviso. Un'ex studentessa, Millicent Young, ricorda di aver osservato il signor Epstein flirtare con le ragazze della scuola, cosa che attira la sua attenzione perché è così diverso dal comportamento degli altri insegnanti. Un altro studente, Scott Spitzer, dice di avere un chiaro ricordo sgradevole del signor Epstein, perché passava troppo tempo con le ragazze della scuola. Nessuna delle ex studentesse però ricorda che il signor Epstein abbia avuto contatti fisici indesiderati con loro e non è mai stato accusato di alcun crimine durante il periodo della scuola. Ma alcuni studenti hanno dichiarato di essere stati disturbati da una stretta relazione che aveva con una delle loro compagne di classe. Una preoccupazione che era cresciuta tanto da portare uno di loro a sollevare il problema dinanzi all'amministrazione della scuola. Quando Epstein, decenni dopo, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione della Rockefeller University, falsificherà il suo background educativo e lavorativo. In un comunicato stampa, infatti, dimenticherà di segnalare i 2 anni trascorsi come insegnante. Forse per evitare che qualcuno si interessasse a quel periodo? Sta di fatto che è proprio in questo periodo che Epstein conosce Alan Greenberg, amministratore delegato della Bear Stearns, i cui figlio e figlia frequentano l'istituto. Greenberg è colpito dalla notevole intelligenza di Epstein. Dopo 2 anni di insegnamento, Epstein viene licenziato nel giugno del 1976 e Alan Greenberg lo assume nella propria azienda, alla Bear, una banca di investimento statunitense attiva a livello globale nel settore dei servizi finanziari. Ma perché Epstein viene licenziato nel 76? Sebbene Epstein abbia sviluppato una reputazione nel mondo della finanza come uomo brillante, sarebbe stato licenziato dalla scuola per cattive prestazioni. Secondo uno degli amministratori della scuola, le sue capacità didattiche non sarebbero migliorate rispetto all'anno precedente. Secondo diversi articoli pubblicati, è il figlio di Alan Greenberg, Ted, a presentare Epstein a Greenberg. Ma altre fonti dicono che la presentazione avvenga per il tramite della figlia di Greenberg, Leanne, che sembra frequentare Epstein in quel periodo. Secondo queste ultime voci, è così che Epstein entra in Birth incantando una giovane e bella donna e usando lei per avanzare in carriera. A Greenberg non importano gli MBA e i diplomi. Quello che gli interessa è il talento grezzo e la determinazione. Coltiva persone audaci, pensatori non convenzionali e guarda anche in basso. Jeffrey Epstein, l'insegnante della Dalton School, corrisponde perfettamente ai requisiti voluti da Greenberg. $350 Swiss. Epstein inizia come assistente di un trader sulla borsa valori di New York e rapidamente arriva a diventare socio junior. È il 1 agosto del 1980.
La carica significa aver diritto a una parte dei profitti. Ancora 27enne, sta abbattendo ogni porta che gli si para davanti. Ora New York è la città di Epstein, da conquistare o da perdere. Si circonda di donne alte e belle, bionde e brune, che non si sarebbero certamente interessate a un insegnante di matematica, ma che ora trovano Epstein eccitante e affascinante. Siamo nel pieno dell'era Reagan, con all'orizzonte la deregolamentazione di Wall Street, ma è già in corso una diminuzione dei controlli. E una nuova razza di trader, senza paura, ha iniziato a spingere oltre ogni limite. È l'inizio dell'era dei predatori aziendali, e con Alan Greenberg che veglia su di lui, Epstein non ha riserve. Ottiene grandi risultati, tanto che la Bear gli affida un gruppo selezionato di clienti, fra quelli più ricchi. Un'elite nell'elite. Nella primavera dell'81, Bronfman fa un'offerta per acquisire la St. Joe Minerals Corporation. Offre $45 per azione, quasi 3 volte il valore delle azioni della St. Joe. L'offerta totale ammonta a 2 miliardi, ma i dirigenti della St. Joe non vogliono vendere le loro azioni. L'offerta comunque solleva gli interessi della SEC, la società che controlla gli andamenti di borsa, che decide di indagare. Ci sono accuse di insider trading. Nel giro di poche settimane i dipendenti della Bear Stearns sono chiamati a testimoniare. Anche Epstein viene chiamato a testimoniare e nega categoricamente qualsiasi illecito. Ma, come si scoprì poi, aveva appena dato le dimissioni dalla Bear Stearns. Epstein sosterrà negli anni seguenti che le sue dimissioni non avevano nulla a che fare con l'indagine della SEC. Ma ovviamente questo solleva un'altra domanda. Perché Epstein si è dimesso da Bear Stearns? Perché rinunciare a un lavoro ben remunerato come quello di socio junior alla Bear Stearns? Qualunque siano le ragioni delle sue dimissioni, Epstein riceve comunque il suo bonus annuale di $100.000, circa $275.000 di oggi. La SEC non presenta mai accuse contro di lui o altri dipendenti della Bear Stearns. E così i particolari del licenziamento di Epstein o delle sue dimissioni vengono inglobati nel mistero che lo circonda. In ogni caso, che siano state dimissioni o licenziamento, Epstein è ora pronto per lavorare in proprio. Anna Obregon è una delle donne più belle del mondo ed è già famosa quando incontra per la prima volta Jeffrey Epstein. Per lei ci saranno ruoli cinematografici nel film Bolero dell'84 con Bo Derek e apparizioni sulle copertine di Playboy spagnolo e Vanity Fair spagnolo. Quanto alla fortuna, la Obregon l'aveva già. Il padre di Anna è infatti un investitore molto ricco in Spagna, ma ha anche dei seri problemi. Il 15 giugno 82, una società di compravendita di azioni e obbligazioni, la Drysdale Securities, annuncia che sta chiudendo con un buco di 160 milioni. Un gruppo molto potente di famiglie spagnole, tra cui la famiglia reale, ha investito con la Drysdale. Questi investitori rischiano di perdere ora centinaia di milioni di dollari. E il padre di Anna è uno di quelli. E la Obregon richiede l'aiuto di Epstein, il quale millanta di aver formato una nuova società, la International Assets Group, AIG. In realtà questa società ha sede nell'appartamento di Epstein. La Obregon si fa convincere e affida l'operazione di recupero dei soldi del padre a Epstein, il quale chiede in cambio una percentuale sull'ammontare dei soldi che recupererà. E in 3 anni Epstein recupera i soldi della Obregon, la maggior parte dei quali viene poi spedita in una banca alle isole Cayman. Probabilmente in questa operazione Epstein guadagna decine di milioni di euro e in più acquisisce un nuovo modus operandi. D'ora in poi avrebbe lavorato solo con i super ricchi.